Ciao amici, ben ritrovati. Oggi parliamo di qualcosa che ha fatto un po' discutere il mercato, 2470 28 VR. Però, come vedete, sono in uno studio diverso e soprattutto con me c'è qualcuno, Fabio Berti, un fotografo torinese. Ciao Fabio. Ciao Stefano. Benvenuto. Avrete visto, perché questo è un video ormai che esce dopo una serie di altre produzioni, che abbiamo fatto questa serie dedicata a due mondi complementari che si incontrano, quello di un fotografo diciamo un pochettino più posato come sono io, che lavora magari con camere a corpi mobili, lenti fisse, quindi con un formalismo di un certo tipo, e quello invece molto più movimentato e dinamico di Fabio, che è un fotografo di eventi diurni, notturni, anzi possiamo dire specializzato nella nightlife, e quindi ha bisogno di strumenti diversi, un approccio diverso. Anzi, oggi parliamo proprio di questo obiettivo, un obiettivo bello quanto costoso, bello ahimè anche come quanto è pesante, robusto, già perché il 24-70-28, un obiettivo che non è stato esente da critiche perché un po' troppo gracile, le plastiche così che si staccavano, che si scollavano, e anche insomma una costruzione che era parecchio sollecitata da piccoli urti da scossoni che addirittura andavano a disallineare lo schema ottico. Qui c'è uno schema ottico un pochettino rinnovato, cambiato di poco, ma con una piccola aggiunta. Ma soprattutto la grande rivoluzione è il VR, la stabilizzazione. È un obiettivo veramente bello, mi piace, vale la pena soltanto considerare se il prezzo d'acquisto vale la qualità ottica, però in questo caso potrei dire sì, anche perché in casa Nikon non c'è molto altro che copra questo arco focale. Semmai c'è un'altra domanda: vale la pena cambiarlo rispetto al modello precedente? E allora ci interroghiamo subito su questo, anche se io le mie risposte le ho già perché l'ho provato in lungo e in largo, ma passo la parola a Fabio che ci dice perché c'è questo obiettivo nel tuo corredo. Ne ho sentito parlare comunque bene di questo obiettivo e allora mi sono tolto lo sfizio di dire lo prendo. È vero, mi dici, ma perché l'hai preso se hai già il G? Perché comunque è uno schema ottico diverso, l'autofocus è ben più veloce, lo sento più robusto, non lo sento più fragile come l'altro, perché l'altro sì, ogni tanto c'aveva quella mani cosa delicate perché... Esatto, è più massiccio, è vero, è più pesante, è più ingombrante, è più costoso, perché adesso il G sotto i 1.000 euro si trova, questo appena uscito sfiorava mi sembra i 2.000 e qualcosa, sì. Adesso si trova a meno, ma vale i suoi soldi. Vale i suoi soldi, VR impeccabile anche a tempi lenti, decisamente lenti, che possono essere anche un 10, un 8, il VR fa proprio il suo lavoro. Colori, contrasto, tanta roba, se posso dire un po' così. La stabilizzazione c'è, la robustezza c'è, la qualità c'è, l'autofocus è ultra veloce, silenzioso, il VR fa il suo lavoro, come ho detto prima, senza rumori strani, quindi è un obiettivo che è messo su una macchina che può essere anche vecchia, può essere, che ne so, anche una di 700, una 750, così rende delle foto veramente ottime. L'evoluzione c'è, è fuori dubbio, si vede anche che Nikon ha risposto a quei solleciti che sono pervenuti, quindi l'obiettivo è assolutamente più robusto, più concreto, più compatto, un pochettino più pesante, sì, ma anche la plastica, il policarbonato è più bello, il paraluce è più solido, insomma, finalmente si fa apprezzare anche per il suo rango. In effetti ho notato, a dispetto di quello che mi ricordavo, che innestando questo obiettivo e guardando nella fotocamera sembra di avere un obiettivo ancora più luminoso di quello che è in realtà. La piacevolezza della visione è davvero riuscita, quindi il bersaglio è stato effettivamente raggiunto. È vero che pesa un pochettino, l'obiettivo si sente, è un obiettivo sporgente, però la piacevolezza della visione che fornisce è quella che ti fa leccare i baffi e dici adesso faccio una bella foto. C'è quel livello di attendibilità nella visione. Quando parlo di attendibilità significa che il velo tra ciò che vedo attraverso l'obiettivo e ciò che vedo nei miei occhi è davvero esile, è davvero impalpabile, cioè mi fa decidere in fretta e senza dubbio ritraggo quella scena oppure no. Questo per me è un valore aggiunto impagabile. Impagabile, in realtà è pagabile perché si paga con il prezzo di questo obiettivo. Ed allora
Ok, lo cambio o non lo cambio? Ma ci sono troppi fattori da considerare. L'evoluzione rispetto al modello c'è tutta a partire da una correzione ulteriore, un aspetto ancora più corretto nel mirino luminoso come era quello precedente, però qui abbiamo la sostanza mentre si maneggia e poi senza dubbio quel po' leggera più acutanza, tanto da far quasi baffia ad alcune lenti fisse. Insomma, la piacevolezza nell'inquadrare nel mirino non fa venire voglia di dotarsi di una lente fissa, a meno proprio di quei lavori di estrema precisione quando dobbiamo portare a casa il risultato massimo, assolutamente promosso. Ho provato a metterlo in difficoltà, per esempio nelle condizioni di penombra, per vedere come raccoglie i colori. Sorprendente. L'ho messo nelle condizioni di contrasto elevato e certo una lieve aberrazione cromatica, ma quale obiettivo ne esente? Assolutamente di prim'ordine, ancora in ambienti scuri per valutare la stabilizzazione di cui è dotato questo obiettivo. E sono rimasto assolutamente colpito. Ma che razza di stabilizzatore li avete montato? È veramente micidiale. Tutte realizzate fra il 25esimo e il 13esimo di secondo. Sono rimasto davvero spiazzato, vero che certamente la qualità del sensore di una D5 o di una D6 fa anche un po' di differenza, ma qui parliamo solo dell'obiettivo e di come riesce a trasformare per l'appunto un colore come questo che è in ombra. Poi una volta aggiustato, eccolo qua, aggiustato significa soltanto gli istogrammi. Passando alla luce diurna, comunque agli esterni, piacevole lo sfocato che produce, anche se insomma ci sono molte lenti che fanno meglio, belli colori, attenzione a qualche flare che potrebbe essere in agguato e che perde un po' la poetica, chiamiamola così, dell'obiettivo precedente. In questo caso sembra più un difetto che fare gioco alla fotografia. D'accordo, pesa, ma il VR funziona davvero molto bene e non si fa nemmeno sentire. E poi sì, c'è una leggera distorsione, forse impercettibile a 24 mm e se vogliamo anche un calo di nitidezza che affligge la massima apertura. Mi è piaciuto molto di più del modello precedente, principalmente per la sua qualità costruttiva, finalmente bello, massiccio, robusto, anche se si paga in termini di peso. Però cambia anche la sensazione di maneggiarlo e soprattutto anche, passatemi questo, la consapevolezza di aver riposto un piccolo patrimonio nell'acquisto, ma si sente un obiettivo che vale tutti i soldi che abbiamo speso. Mi dispiace dover restituire al legittimo proprietario, me lo sarei tenuto volentieri, però Fabio non è d'accordo con me. Ciao amici, grazie e alla prossima!